Ciao a tutti, E benvenuti a una nuova puntata di una Una tazzina tazzina veloce, veloce. il podcast di Italiano Espresso. Di cosa parliamo oggi? Allora, oggi voglio parlare di un concetto che è molto italiano Mhm. e forse non tutti sanno che c'è un nome per questo concetto e questo nome è campanilismo. Ok. Ok, Cos'è un campanile, allora intanto? andando all'origine possiamo arrivare alla parola campana. La campana è quella che fa dong dong Nelle dong chiese, nelle nelle torri chiese. delle chiese che sono appunto... I campanili, quindi il campanile è una torre di una chiesa e il campanilismo Cioè, è gente appassionata di campane, ci non è sono. gente appassionata di campane o di campanili, Mm. ma è gente appassionata del posto dove vive. Quindi, e cosa c'è in ogni paese italiano? Un Un campanile. campanile, una chiesa che ha quindi un campanile. Perché dovete pensare che una volta in tutta l'Italia, veramente il centro della vita pubblica, della vita dei cittadini era la chiesa, c'era il municipio, quindi la sede del comune, della città o del paese, e c'era la chiesa. Era veramente il ritrovo per tutti e quindi ovviamente ci si affezionava, no, alla propria chiesa, al proprio paese, che era rappresentato dal campanile. Esatto, quindi campanilismo non significa semplicemente amare il posto dove si vive, ma anche odiare tutto il resto del Sì, mondo. amarlo un po' troppo. Diciamo che è bello che una persona apprezzi il paese in cui vive. Tutti i paesi in cui abbiamo vissuto abbiamo trovato qualcosa di bello. Però se iniziamo a dire questo posto è il migliore, gli altri fanno schifo, potremmo avere un problema. E tra l'altro, storicamente ci sono un sacco di città o di paesi che quasi si odiano, anche se un po' alcuni per scherzo, altri magari veramente hanno un cattivo rapporto. Ci sono Mhm. tanti esempi. Sì, di solito sono i vicini che si odiano, no? Mm. È il classico, anche i nostri vicini di casa a volte possiamo avere dei litigi perché siamo troppo simili o perché viviamo troppo vicino, no? E quindi allo stesso modo anche noi italiani, quando parliamo della città vicina, parliamo male di questa città, no? Diciamo, ah, ma la mia città è meglio. Ti racconto questo aneddoto. In un gruppo Facebook ho letto che un utente si lamentava perché il paese vicino al nostro aveva vinto un premio per l'ecologia, perché era molto bravo, questi cittadini erano molto bravi a riciclare, quindi producevano pochi rifiuti che inquinavano, che non potevano essere riciclati. Questa persona sosteneva che per vincere loro fossero venuti nel nostro paese a gettare l'immondizia. E quindi c'era questo complotto per cui in realtà hanno vinto, ma non c'era nessun premio in palio, c'era una cosa, era un premio per l'ecologia, cioè bravo questo comune perché ha inquinato poco. Ma il paese dove viviamo, questo cittadino avrebbe voluto vincerlo lui e quindi si è lamentato dicendo certo perché vengono a buttare l'immondizia da noi, così noi non vinciamo e loro sì. Mm, Cioè, tutto per cosa? Per un premio simbolico. Cioè, non è sì. che i cittadini guadagnavano del denaro o arrivava uno a regalarti qualcosa a casa. Cioè, questo fa capire come a volte non si hanno ottimi rapporti con, diciamo, i cittadini di fianco, con i paesi di fianco. Sì, Facciamo alcuni esempi. beh, il classico è tutta la Toscana, no? Ecco, la Toscana è famosa perché ogni provincia, ogni città odia un po' tutte le altre. No, Mhm. ci sono anche delle alleanze, dai. Sì, non siamo toscani, quindi non possiamo Ne conosciamo commentare. solo una famosa, Pisa. Pisa con Livorno. Pisani e livornesi, abitanti di Pisa, abitanti di Livorno, si prendono molto in giro perché non sono molto amici e questa è una Mhm. cosa che penso sia comune a tutti, tutti la conoscono. Sì, ma Poi anche stando più vicino a dove abitiamo noi, Modena e Bologna sono storiche Modena e rivali. Bologna. C'è Mhm. anche la famosa secchia rapita. Pensate che noi abbiamo, andatevi a cercare la storia, è molto lunga, io ve la faccio breve, abbiamo custodito nella torre di Modena, nel campanile di Modena, tra l'altro, un secchio che è stato rubato dai modenesi ai bolognesi durante il tempo, penso fosse il Medioevo, Mhm. come dispetto, mentre si ritiravano dopo aver fatto un attacco vicino alla città di Bologna, si sono presi questo secchio e da allora lo tengono appeso nella torre
campanaria, dove c'è appunto il campanile, proprio come segno di disprezzo, no? Dire abbiamo noi il vostro secchio, non ve lo ridiamo. Sì. C'è stata anche una guerra per questa cosa, per dire che, cioè, insomma, diciamo Sì. che si narra c'è stata una guerra. È una leggenda. È una leggenda. La guerra del secchio, War of the Bucket. Potete trovare un bellissimo video su YouTube che lo spiega in inglese. Che vi fa capire molto come siamo campanilisti, appunto. Esatto, sì. Sempre in Emilia-Romagna c'è una rivalità tra Reggio Emilia e Parma, anche perché c'è un formaggio che è il famosissimo parmigiano reggiano, quindi parmigiano di Parma, reggiano di Reggio. Quindi ho sentito spesso, no, delle discussioni, ma allora il parmigiano è più di Reggio o più di Parma? Perché i parmigiani, che poi gli abitanti di Parma si chiamano parmigiani, parmigiani dicono è nostro il parmigiano, i reggiani dicono no, perché alla fine si può fare in tutte e due le zone, parmigiano o reggiano. Sì. Parmigiano è una persona che abita nella provincia di Parma e il parmense abita in città. Non so perché so questo questa non lo cosa. sapevo. Il parmense. Sì. Ah, interessante. Poi altre rivalità? Secondo me ci sono anche rivalità tra città non vicine, perché ci sono molte grandi città d'arte in Italia, quindi secondo me tra Roma e Napoli, anche perché sono abbastanza vicine, no? Un po' di rivalità ci potrebbe essere, oppure Roma-Milano per esempio, assolutamente. A livello economico, no? Magari Milano dice siamo la capitale, però Roma è magari più estesa o ha più abitanti o comunque è la capitale d'Italia, quindi anche quello è vero, una rivalità. Poi ci sono le rivalità, i campanilismi legati alle squadre di calcio. Cioè quelle sono, perché ci sono città in Italia che hanno 2 o più squadre di calcio, quindi i cittadini si dividono in base alla squadra che tifano. Classico esempio è Milano, che ha il Milan e l'Inter, 2 squadre della stessa città, o Torino che ha la Juventus e il Torino Calcio. Esatto, quindi anche all'interno della stessa città ci possono essere rivalità, possono essere legate allo sport come lo intendiamo oggi, ma anche a degli sport più antichi. Esatto. Tipo nella città di Siena, dove avviene il Palio di Siena e dove letteralmente i quartieri, non so di quanti abitanti, ma pochissimi abitanti rispetto a una città, una metropoli, sono rivali tra di loro. Perché è una rivalità anche molto sentita, perché durante i giorni in cui c'è questo Palio, che è una corsa di cavalli, è sconsigliato magari a alcuni membri di alcuni cittadini di un altro quartiere di andare nel quartiere rivale, però ci sono anche tante alleanze, quindi magari 2 quartieri si mettono d'accordo perché vogliono sconfiggere il cavallo di un altro quartiere, quindi questo è interessante. Altro tipo di campanie, altri tipi di divisioni, noi italiani siamo bravissimi a dividerci. Sì, è la nostra specialità. Fateci sapere se anche nel vostro paese esiste il campanilismo o se noi italiani siamo peggio di tutti in questo. Grazie mille per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale e anche alla mia newsletter per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Perché la sua newsletter è la migliore di tutte, perché è fatta dal suo campanile. Sì. Appuntamento al prossimo video, sempre con Italiano Espresso e con il nostro podcast Una tazzina veloce. Ciao!